Benvenuti all'ultimo episodio della XWF. Rockbomb! Qui con me c'è Johnny Macete e io sono Miss M. Oggi parleremo della quinta ed ultima stagione della XWF, andata in onda tra aprile e agosto del 2014. In più rivivremo l'evento XWF New Day per giugno del 2015. Titolo che non ha portato fortuna all'XWF, che ha chiuso l'anno successivo. Cattivo Johnny! Ragazzi, ma non così. Non ci si può fare. Comunque stavo dicendo che rivivremo anche l'ultimo evento in assoluto della XWF, ovvero XWF vs UVW. Nel primo episodio, King e Zeus firmano per un rematch, un Punjabi Prison Cage Ladder match che non si è mai visto nella storia del wrestling, solo in XWF. In cosa consiste questo match? La gabbia non era fatta d'acciaio, ma bensì di canne di bambù. Altra nota tecnica è che questa volta all'angolo di Zeus ci sarebbe stato DPX. Poi capirete. Nell'episodio 2 c'è un cage ladder tra Zeus e King. Vediamo le lines. Is the banner that you wave to be wrapped around your grave. You've got to fight. Who you think you are? This is what you came for. Will this be Will this be Come avete visto, Zeus mantiene il titolo, ma dopo il match King colpisce Zeus con un annihilator e fa cadere a terra la gabbia su Zeus e di Pix. Incredibile, davvero un match incredibile. Volete sapere adesso perché DPX si trovava all'angolo di Zeus e lo ha aiutato a vincere contro King? Perché il piano di DPX era molto semplice. Dopo quella sfida avrebbe sfidato lui stesso Zeus e guadagnato così il titolo. Ed è proprio quello che si appresta a fare. Nell'episodio 3 infatti King annuncia un match per l'evento Out of Control giugno 2014. E in questo match il King è l'arbitro speciale. Insomma, DPX e King non fanno altro che cacciarne sempre una di più, sempre una di più, sempre una di più. Ed ecco le highlights di Out of Control 2014. DPX sconfigge Zeus e diviene nuovo campione. Dopo il match però King colpisce Zeus e sfida DPX per il titolo all'Afi Champs 2014. Comunque l'avevo detto che siamo sempre una in più, nel senso uno in più del diavolo. Comunque, Zeus è stato raggirato e adesso la questione ritorna tra DPX e King. E quindi Last Chance agosto 2014.
King sconfigge DPX. Durante il match Zeus prova a intervenire in aiuto di DPX, ma lui vuole vincere onestamente e lo colpisce scansandolo. King apprezza il gesto di DPX e alla fine dell'incontro i due si abbracciano in segno di rispetto. La rivalità sembra così conclusa, o forse no. Comunque Zeus rimane infortunato dal colpo di DPX. E infatti la rivalità non si concluse. Il rematch tra King e DPX ci fu a XWF New Day quasi un anno dopo, nel 2015, nel giugno del 2015, un evento con il pubblico presente nell'allora XWF Arena. E King batte DPX in un match con arbitro speciale Zeus, che era ancora infortunato. Vediamo i highlights. Welcome to the end of everything that haunts me. Somehow I pretend I was meant to be. I am not the Satan, never the good son. Hell has taken over, and when I say go, when I say go. Run away, 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 when I say go. Go, go, Ed è così che arriviamo agli sgoccioli, all'ultimo capitolo della XWF. Nell'agosto 2016 King e DPX costruiscono un vero e proprio ring, passato così da backyard wrestling a pro wrestling. Però DPX, facendo tutto di testa sua, cambia anche la scenografia e il nome, rinominando l'XWF UBW. King non apprezzò il gesto. Lui, da egocentrico e manente il controllo, voleva prendere la decisione finale. Quindi DPX gli propose un match: XWF vs UBW. Se vinceva King rimaneva XWF, se vinceva DPX diventava UBW e con Zeus, ancora infortunato, arbitro speciale. Andiamo a vedere cosa accade con le highlights. Quindi, come abbiamo visto, DPX vince il match e questo segna la fine dell'Extreme Wrestling Federation. Wow, ma sei come Thanos! Adesso siamo la Ultra Violent Wrestling! E comunque dove siamo filmati? Questa sono le due manette della UBW. Tornando seri. Per concludere in bellezza questo programma dobbiamo comunque parlare di ciò che ha portato alla prima stagione della UBW. E quindi
In seguito al match XWS vs OVW, King torna sui suoi passi e ammette che l'idea dell'OVW comunque gli piaceva, creando così il titolo della OVW. Ultra Violent Wrestling, ma quello che non va proprio Joel King è che è stato sconfitto da DPX ed è per questo che nell'aprile del 2017 i due fanno un match. Dopo pochissimi minuti dall'inizio, King sorprende la folla, battendo DPX con uno giant swing e uno sharp shooter, conquistando così il titolo e la cintura. Dopo il match, DPX prende la decisione di lasciare la federazione e questo purtroppo segna la fine della rivalità tra King e DPX. Ma una nuova sfida attende il campione. Infatti il King sente parlare di un ragazzo che sembra essere molto abile nel champion wrestling e decide così di testare le sue capacità in un match. Quindi, il 12 novembre del 2017, Chris Dix fa il suo debutto contro King. King rimane campione, ma come possiamo vedere è nato uno stile. Running through my brain, pulling back the skin, it happens, forgetting all that. Eyes wide shut, running through my brain. It's all the same, but in the end it keeps me coming back. Eyes wide shut, running through my brain, pulling back the skin, it happens, forgetting all that. Dopo il match, King capisce le potenzialità di Chris Dix e lo prende sotto la sua ala, allenandolo per un anno, fino al debutto della prima stagione del 2000. Ebbene, grazie ragazzi per averci seguito e accompagnato in questa avventura che racconta la storia della XWS. Grazie anche a te Johnny Per avervi allietato con la mia presenza. Grazie anche a te Johnny. E ci vediamo alla prossima con l'OVW!